Ciao a tutti e benvenuti a questa prima puntata della Project Ozone 3 in K-Mod. Proveremo a fare un let's play qui su YouTube e vediamo se riusciamo a portarlo a termine. Il mio tempo è quello che è, lo sapete, ma un tentativo lo possiamo comunque fare. Allora, vediamo un po'. Direi che iniziamo subito. Creiamo il mondo, vediamo un attimino. Opzioni, questo come lo chiamiamo? Lo chiamiamo... Let's play il Barrog. Questo qui è il seed del mondo. Niente città. Garden of Glass. Garden of Glass va bene. E lo chiamiamo Let's Play. Ok. Vediamo un po' cosa ci viene fuori. Intanto vi faccio un po' un'introduzione. La Project Ozone 3 l'avevamo provato a fare live un po' di anni fa e diciamo l'avevamo iniziata, poi l'abbiamo abbandonata lì perché ho smesso di streamare, quindi le cose sono andate un po' così, però ho deciso che poteva essere carino provare a riniziarla un attimino per vedere un attimo come vanno le cose, ecco. Quindi vediamo un attimino, ci vediamo tra poco appena è pronto il mondo. Ok, eccoci qua. Quindi siamo in un mondo della Garden of Glass, quindi il mondo di Botania. Tanto arrivano un po' di achievement, roba varia. Vediamo un attimo di capire come andiamo avanti. Questo pack è enorme, ok? Oh, scusate, qui ho un po' di roba che avevo messo da parte, la togliamo. Perfetto. Allora, questa, ci sono una quantità oscena di queste ok? Decisamente oscena. A parte le reward ci sono le quest iniziali, quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo legna, soliti vermetti per fare le come si chiamano? Le stringhe, ecco. Quindi sieve, abbiamo i pattern della Tinker, tutta la Tinker, autosifter per siftare automaticamente, clay, eccetera eccetera eccetera, insomma le basi. Qui invece abbiamo, cosa abbiamo? Drawer, varie cose qua. Qui abbiamo mob grinding utilities, se non mi ricordo male, quindi automazione dei loot dei mob. Qua sotto abbiamo un pochino di actual edition. Questi che sono? Questi sono i Dank Null. Questo non ho idea di cosa sia, sembra una enchanting table di qualche tipo. Qui che cosa abbiamo? Questa è Embers, questa è la Embers. Qui abbiamo la Mystical Agriculture. C'è un bel po' di robetta. C'è un bel po' di robetta. Come vedete la lista delle quest è particolarmente lunga. Allora, stiamo giocando in K-Mod. C'era anche la Titan, però ho deciso che la Titan forse era un pochino troppo esagerata per iniziare. È tanto che non gioco moddato seriamente, quindi direi che iniziamo da qua. Iniziamo da qua. Allora, lui cosa vuole che facciamo? Che clicchiamo qua e ci prendiamo tanto queste robine qui. Vabbè, questo è easy, niente di particolare. Ci ha dato un diamante, un alberello, della dirt e dei rack. Questi qua in pratica sono dei punti che puoi spendere per comprare le loot chest. Hanno deciso che invece di darti le loot crate subito al volo, te le puoi comprare come ti pare e piace. Infatti se andiamo qua in cima nelle reward, qui ci sono le varie loot crate, basic, good, greater, eccetera eccetera. Qua ci sono una spada della non ho idea di come si legga, Epeuratri, una roba del genere. Non ho idea di che spada sia, però vedo che c'ha looting 3, sharpness 3, XP boost e smite 3. Vabbè, come punto di partenza non è una brutta spada. Creative Dungeon Locator, Rhino Shield. Qui ci sono varie abilità che si possono sbloccare. Questa qui è roba che ancora non abbiamo modo di aprire, quindi vabbè, iniziamo da qua. Io direi che iniziamo con allargare un pelino la zona, perché non c'è molto spazio. Tra l'altro intorno abbiamo una isoletta, altra isoletta, nient'altro, eh? Ok, vabbè, ci vediamo tra poco appena allargo un po' l'isoletta. Allora, eccoci qua, siamo ritornati. Ho allargato un pochino la piattaforma, come avete notato all'inizio, facendo tasto destro shiftando sul grass si possono ottenere queste pepite che si possono fare diventare cobblestone in questo modo, semplice semplice. Allora, qui abbiamo la lucettina della Botania, quindi direi che dobbiamo andare qua e iniziare a piantare il nostro alberello, twerkare un po'.
Eccolo qua, alberello. Allora, in questo pack c'è la vein miner e quello va bene. L'unico vero problema è che da un log ci si tira fuori un solo legno. Quindi questa sarà una rottura di scatole per l'inizio, però intanto iniziamo da qua. Ci facciamo la nostra crafting table e la convertiamo subito in una crafting station della Tinker. Dove la mettiamo? La mettiamo qui. Ok. E ci facciamo subito un crook per ottenere più sapling e più vermetti, perché prima o poi vorremmo fare, immagino, le stringhe. Ok. Piano piano le parole mi verranno, con calma, tranquilli, ce la possiamo fare. Facciamo un po' di legnetta. Ecco, magari con un altro crook, visto che i crook non durano nulla, ma nulla proprio. Ok. E iniziamo da qua, poi guardiamo un attimo le quest e vediamo dove andare. Allora, vediamo un attimino. Quest. Ok. Eravamo arrivati lì, ripartiamo dalle alfa. Lui vuole del legno. Legno ce l'abbiamo, ci mancano le mele, quindi dobbiamo continuare a fare legna. Allora facciamo così. Io continuo a piantare e tritare alberi e noi ci vediamo tra pochissimo. Ok, ci risiamo. Adesso abbiamo le nostre mele e la nostra quest è completata. Andiamoci a prendere quello che ci dà 2 glass bottle, un juicer e 5 rack. Buono, così facciamo un po' di cibo decente. Silk vuole che facciamo le stringhe. Ok, non è troppo difficile, quindi facciamo il nostro alberello. Ok, ci mettiamo dentro 1, 2, 3, 4, bastano, sì, vogliate. E aspettiamo che lui si converta. Nel frattempo noi ci facciamo una bella spremutina, anche perché inizio ad avere fame. E vediamo un po'. Beh, una chest di sicuro non ci fa schifo. Allora, se non mi ricordo male, esatto, questa funziona. Quindi ci dà 4 chest con 8 log invece che una chest con 8 log. Conviene decisamente farle così. Quindi iniziamo con una bella chest qua. Poi, per fare una fornace ci vuole la compressed cobblestone. Quindi, sì, ci vuole un altro po' di grinding da parte mia, ma quello lì non è un problema. Nel frattempo vediamo se riusciamo a prendere un po' le stringhe. Sembrerebbe essere tutto più o meno fatto, quindi stringhe molto bene. Molto bene. Prendiamoci anche questi log qua. Perfetto. Allora, scusate. Allora, vediamo un po' che ci dai 5 rack. Molto bene. Sieve credo che sia una cosa piuttosto importante in cui andare subito, quindi Sieve c'ha questa recipe qua e la string mesh, ok, non è un gran problema. Quindi string mesh la facciamo subito, sbam, ok, questa roba la possiamo anche mettere qua, mentre per fare il sieve ci servono planks, stick e uno slab, quindi questi sono gli slab, erano 4 plank mi pare e gli stick. Quindi stick, questi e il sieve ce lo dovremmo avere e abbiamo anche la mesh e questo dovrebbe farci anche la quest. Molto bene, e ci dà altre 8 string mesh, quindi possiamo fare 9 sieve, che non è male, anzi ci potremmo anche iniziare a lavorare subito, direi. Quindi vediamo un po', beh, ci sarà da grindare un altro po' di legna così ad occhio e croce e soprattutto grindare un altro po' di pietra. Va bene, io mi metto al lavoro e noi ci vediamo tra pochissimo. Ok, ci risiamo con 2 stack e 12 di log. Beh, vediamo se riusciamo a fare altri 8 sieve, questi qua. Quindi facciamo 2 conti, ci servono 16 stick che sono 6 di legno, no, un po' meno mi sa, perché ne dà 4 alla volta, però sì. Quanti ne abbiamo? 14. E ne facciamo un altro po'. Oh, lì ci sono. Poi ce ne servono
4 per 8, 32. Eccoli qua. E poi ci servono 8 slab. Ok. Boom, 8 sì, in più. E quindi siamo a 9. Abbiamo le nostre 9 mesh. Ora li dobbiamo fare un po' uno spazio. Tra l'altro ho grindato anche un pochino di cobblestone. Questo ci dovrebbe permettere, forse per uno no, ma va bene, quello lo vediamo. 7, no, ce la facciamo, e un 8 di fare anche una fornacetta. Non che ci serva subito, ma insomma, avere la possibilità di fare qualche torcia schifo non ci fa. Ok, intanto abbiamo fatto anche un'altra quest. Right clicking, che è questa qua, e ci dà altri 5 rack. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo un po'. Direi che mi sa che ci servirà dell'altro spazio, vero? Altrimenti qui i sieve non si mettono. Ok. Devo grindare altra stone. Torno tra poco. Ok, rieccoci qua. Dopo un po' di cobblestone grindata e un bel piano fatto, adesso direi che è l'ora di mettere su i nostri sieve. Vediamo un po', facciamo... Sì, questi ci dovrebbero bastare. Dove li mettiamo? Li mettiamo nel mezzo. Ma sì, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e ci mettiamo sopra i sieve, così siamo pronti per dopo. No. Sono abituato a metterli sugli slab in basso, invece qui ovviamente gli slab non ci sono e quindi così non funziona. Ci servirà un piccone. Perfetto. Oddio. Interessante. Questo ancora non mi era successo. Ok, meglio. Così è decisamente meglio. Tutto. Perfetto. Ok, quindi qua siamo a posto. Adesso vediamo un po' dov'è che andiamo. Beh, la Tinker potrebbe essere comunque sia una buona opzione. E comunque sia dobbiamo fare le flint mesh, perché immagino che le string mesh facciano un po' schifo. Vediamo un attimino che ci dice qua. Mesh, che ci possiamo fare con questa mesh qua? Allora, queste topiary grass va bene, ci dà eventualmente i bush e un po' di alberelli strani. Ok, la gravel, solo la flint, soul sand, autumnal grass, altri alberi, altri bush, la dust ci dà il bone meal col 20%, gunpowder e skystone, la dirt ci dà un po' di semini vari. Ok, quindi non abbiamo molte alternative. Decisamente dobbiamo fare un po' di gravel per fare la flint. Non c'è molto da fare. Ok, quindi ci vuole un hammer. E se non mi ricordo male, vediamo un secondo, dovrebbe essere possibile. No, così non la troveremo mai. Compressed cobblestone. Perfetto. Esatto, questa la posso martellare direttamente nella compressed gravel, il che ci semplifica un po' la vita. Quindi, visto che ci servirà un po' di gravel, direi che facciamo così. Martelliamo questo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, e questa qui è tutta gravel. Ora il discorso è... Vediamo un po', qui se noi passiamo con la string mesh per prendere la gravel abbiamo un 12,5% di possibilità, che vuol dire piuttosto poco, ok? Tecnicamente, se io vado a vedere come si fa la flint, ci dovrebbe essere la recipe dove 3 di gravel ti danno una flint. Sembra uno spreco, ma in realtà è un 33% di possibilità questa. Ogni 3 pezzi ti dà una flint. Quindi conviene più fare in quel modo lì. E allora noi così facciamo. 21, quante ce ne servono? Ce ne servono un po'. Perché dobbiamo fare 8 mesh. Queste qua non ci basteranno mai. Però vediamo un attimino. Io andrei direttamente subito alla flint. Tanto non ha senso fare la roba con le stringhe per ora. Quindi queste sono 5, ce ne servono altre 4.
Ok, quindi vuol dire che devo grindare un altro po' di cobblestone. Va bene, grindo e ritorno, Ok, dopo aver grindato e fatto tutte le mesh, adesso le possiamo andare a mettere dentro. Eccoci qua, perfetto. Questo ci dovrebbe permettere di fare un po' di robina. Quindi vediamo un secondino, mesh, se andiamo a vedere le flint stiffed mesh, eccole qua. Ok, adesso con la gravel otteniamo anche i materiali. Tra l'altro il ferro ha il 100% di drop, quindi questo è buono. Gold 20%, copper, osmio, tin, bla bla bla. Ok, c'è un po' di robetta. Buono, buono. Ok, un'altra cosa che ci servirà sicuramente sarà il bone meal, perché avremo bisogno di fare la lava usando il crucible, quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo sicuramente vedere. Per quanto riguarda la sand, Certus Quartz, secondo me ce n'è ancora un po' prima del Certus, anche qui c'è il ferro al 100%, quindi indipendentemente da cosa siftiamo il ferro ce lo becchiamo sempre al 100%, va bene. Il resto mi sa che è ancora presto. Ok, quindi sappiamo più o meno dove dobbiamo arrivare. Mi è avanzato un po' di gravel, questa qui magari la usiamo per dopo. Allora, vediamo un attimino. Quest. Tanto abbiamo da prendere i pack di questa qua e questo va bene. Allora, acqua. Ok, acqua decisamente è una cosa che possiamo vedere di fare. E poi lava. Ok, la lava ci fa comodo perché poi ci fa arrivare al cobblestone generator, quindi io andrei verso questa via qua per ora. Andiamo verso questa direzione qua, così arriviamo al cobblestone generator il prima possibile. Allora, quindi diamo un attimo una sistemata a questo inventario che mamma mia. Ok, quindi lui vuole che facciamo wooden crucible, ok, niente di complicato, wooden barrel, recipe standard e la clay si fa come al solito con la dust. Perfetto. Quindi interessante, non mi vede la chest, va bene, non è un problema. Quindi qui che ci serve slab e 2 stick. Ok, beh, questo non è complicato. Lo slab ce l'ho già, gli stick li facciamo e il wooden crucible eccolo qui. Perfetto. Poi dobbiamo fare wooden barrel, che è la stessa cosa più o meno. Questi sono 7, me ne servono 6, grazie. Perfetto. Ups. Qui e qua. Olle. Buono. E poi dobbiamo fare la clay. Ok. Allora, vediamo un secondino. Dove la mettiamo la roba? La mettiamo qua. Facciamo questo qui e questo qua. Ora ci servono un po' di foglie per fare l'acqua. Allora, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere della Tinker, il Kama. Esatto. Ok? Il Kama praticamente sono delle shears della Tinker. Fondamentalmente l'effetto è quello. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è la Tinker, perché dobbiamo riuscire ad arrivare lì per avere le foglie. Quindi seguiamo un attimo questa quest qua. I pattern sono sempre quelli standard, quindi 2 e 2. Vediamo un po' quanti ce ne serviranno. Abbondiamo un po' perché sicuramente ce ne serviranno un po'. Ok, quindi facciamo così e craftiamo i nostri blank pattern. Perfetto. Poi, se non ricordo male, una delle recipe è questa. L'altra recipe è con questo qua. Perfetto. L'altra è con la crafting table. Mi pare che sia con la crafting table sotto. Esatto. Ci potrebbe far comodo sicuramente una pattern chest, quindi prendiamo questo e ci mettiamo questo. Ok, e direi che qua più o meno ci siamo. Allora, dobbiamo riorganizzare un attimo qui la situation. Vediamo un attimino. Perfetto. Usiamo la vein miner, freghiamoci di nuovo le chest e invertiamo le cose. Ok? Quindi l'ultima cosa è quella lì. La cosa più vicina alla crafting è la tool station. Dopodiché ci va il part builder, ci va in mezzo la pattern chest e ci va poi lo stencil, che è questo qua. Perfetto. Se io la fornace la tolgo da qui e qua ci metto una chest, lui mi dovrebbe vedere la chest.
Molto bene. A questo punto la fornace la mettiamo dove ci pare, però la mettiamo qua e poi vediamo. Ok, allora ci sono avanzati un po' di blank pattern. Perfetto, noi vogliamo fare un kama, eccolo qua. Quindi questo, il binding e lo stick. Perfetto. Quindi ci serve questo e ci serve il binding. Buono. Allora, vediamo un attimino. Beh, non abbiamo grandi scelte. Stone, tra l'altro non ne ho abbastanza. Vediamo un po'. No, sbagliato. Andiamo qua. Ok. Poi il binding me lo dovresti fare senza problemi. E questo qua, forse se siamo fortunati, con un paio di stick me lo fai. Perfetto. Qua, kama. 1, 2, 3. E questo qui ce l'abbiamo. Perfettissimo. Ora, lontano da questo, quindi laggiù, facciamo crescere il nostro alberello e con il kama che ho messo nel punto sbagliato me frego le foglie. 52 foglie. Buono. Ok, io direi che a questo punto continuo così. Qui c'è la texture sbagliata, si vede una fornace mentre che rompi le cose. E io direi che prima di rompere questo, le foglie, grazie. Se è rotto il kama, ora lo sistemiamo, ma comunque sia, direi che io continuo così, faccio un po' di foglie e ci vediamo tra pochissimo. Ok, rieccoci qua. Adesso abbiamo un po' di foglie, va bene? Quindi andiamo qua e mettiamo a fare l'acqua, ok? L'idea di fondo, a parte il fatto che a fare l'acqua ci impiega un attimo, l'idea di fondo è che con quest'acqua noi ci facciamo la clay, ok? Bene, tra l'altro con le foglie poi ci possiamo fare anche la dirt. Quindi la clay ci serve perché ci dobbiamo fare un po' di tutto, un po' di tutto, nel senso che a parte questa che dobbiamo prendere, ci dobbiamo poi andare a fare quello. Comunque sia, ce la chiede questa, intanto noi facciamo 2 di clay. Allora, non abbiamo un bucket, però per spostare l'acqua, se non ricordo male, si può fare con le bottiglie. Esatto, però le bottiglie sono un po' piccole, tocca fare un po' di giri, ma vabbè, sopravviveremo. Ok? Perfetto, quello funziona. Adesso noi abbiamo qua della gravel che potremmo convertire in dust con un pochino di pazienza, ma ce la dovremmo fare. Diciamo che un paio di questi basteranno per i nostri, per quello che dobbiamo fare per ora. Poi ovviamente scaleremo la produzione di qualsiasi cosa, ma insomma per ora andiamo semplici. Ok, quindi boom, prima. Dove vai a finire? Qua. Questa cosa è un po' scomodina. Oh, non basti? Non basti. Fammi più acqua. Grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, e questa qua è la seconda di clay. Perfetto. Questa era giusto per la quest, ma ci servirà dopo. Quindi la quest ce l'abbiamo, adesso andiamo a fare la lava generation, esattamente, il crucible. Allora, per fare il crucible la ricetta dovrebbe essere quella standard, quindi la controlliamo un attimo insieme. Serve la porcellana, esatto, 7 di porcellana e poi va cotto. Per la porcellana serve clay e bone meal. Abbiamo detto il bone meal, il modo più semplice con la nostra flint stiffened mesh è di siftare la dust, quindi c'è da fare un bel po' di dust. Noi ne abbiamo solo 16. Beh, tanto vediamo quanto siamo fortunati. Vediamo un po'. 1, 2, 4. Beh, non è sufficiente. Tra l'altro ci servirà decisamente un'altra chest per metterci questa roba, perché altrimenti tra un pochino ci usciamo matti. Ok. Bene. Tra l'altro abbiamo già 16 di Iron Ore. Ok, quindi niente, c'è da fare decisamente un bel po' più di dust. Noi abbiamo questi 63 qua di gravel che possiamo convertire insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grazie. Questi sono sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E questi qui sono dust. E via. Vai, facciamoci anche questi. Qui in questo pack ci sarà da
da fare un bel po' di sifting, però credo che con questo discorso del fatto che si possono distruggere le cose compresse con il martello normale non dovrebbe essere troppo un problema, ecco. Poi è chiaro che ci saranno delle ricette improponibili, ma insomma quello è messo nel conto. Ok, 18 va già bene, 18 va già bene. Qui abbiamo la nostra clay, 7 di questi ci servono, li facciamo diventare porcellina invece che porcellana. Unfired Crucible, questo lo mettiamo qua. Ora, con che la cuociamo sta roba? Cosa abbiamo a disposizione? Nulla se non la legna. Bene, legna sia. Legna sia. Vai. Quindi, a proposito, ci sarà da vedere anche i bonus di temperatura. Eccoli qua, perfetto. Ok, Blaze Smash è per 30, però non male. Questo come si fa? Si fa con la Blaze Powder. Per fare la Blaze Powder, Dust nell'Iron Stiffened Mesh? Beh, non è tanto lontano. Ok, questa può essere una buona produzione di lava. E lasciamo perdere questa roba che è devastantemente complessa per ora. La torcia è 1, il fuoco è 4. Ok, già il fuoco sarebbe una buona cosa, ma non abbiamo... Oddio, il ferro ce l'abbiamo ora. L'abbiamo siftato un po' di ferro. Volendo potremmo fare direttamente questo. La lava è un 3. Ora, il problema di fondo è che... teoricamente per tenere il fuoco acceso all'infinito ci serve almeno della cosa, ci serve della netherrack, altrimenti non ci resterà mai acceso all'infinito. Quindi dovremmo iniziare con la torcetta e probabilmente passare dopo alle Blaze Mesh quando abbiamo abbastanza ferro. Ok, iniziamo da questa linea qua. Quindi torcetta, la torcetta la dobbiamo fare perché non ce l'abbiamo. Facciamo come l'antichi, mettiamo a cuocere 9 di questo, col primo charcoal ci facciamo gli altri 8 e ce ne freghiamo uno per fare immediatamente le torce, che mi pare anche il minimo. Tu te ne vai lì. Allora, intanto noi cosa ci serve? Ci serve sicuramente 4 di cobblestone da mettere dentro il crucible dopo. Qui che altro ci serve? Mi sa che più o meno qui siamo a posto, no? Poi magari vediamo un modo per smettare il ferro. Ok, questo è arrivato. Gli stick non ce li abbiamo, li facciamo 1, 2. Eccoci qua. Fammi 4 torcette che almeno abbiamo qualcosa. Ok, allora produzione della lava dove la mettiamo? La mettiamo un pochino più qua per ora, poi vediamo un po'. Non mi piace tenerlo qua però. Allora, in questo pack c'è la possibilità di piazzare sotto, esatto, così. Bene, così è meglio, molto meglio. Questo è un 3, me ne manca uno, lo vado a prendere, così intanto l'abbiamo caricato e siamo tutti felici e contenti. Bene, quella lì sarà la nostra lava, ci vorrà un po' per farla. A questo punto, dove andiamo? Che direzione prendiamo? Prendiamo la direzione che noi vogliamo fare un cobblestone generator e vogliamo fare anche le iron mesh sicuramente. Quindi cobblestone generator, per fare il cobblestone generator c'è la recipe classica, ma si può fare anche con i bucket di clay, il che questo qui è una cosa buona. Teniamoci a mente un attimo questa cosa qua, perché una volta che abbiamo il cobblestone generator perlomeno io smetto di grindare la cobblestone come un disperato, che non mi dispiacerebbe per niente. Ok, quindi questi si fanno con che recipe? Standard? Recipe standard 3 di clay, perfetto. Quindi direi che potremmo provare a fare un pelino di clay, non tantissimo, un pelino di clay però la possiamo fare forse anche insieme, non è che ci voglia moltissimo. E facciamo un po' qua un po' là. Ok, non è tanto. Se io premo K mi auto mette insieme la roba. Allora no, me ne serve un pochino in più, perché se utilizzo la cobblestone normale porto via anche il pavimento, che non è una bella cosa. Quindi eviterei possibilmente, grazie. Ok, così ce n'è abbastanza per fare una compressed. Lo so, sto facendo cose piccole, non faccio cose grosse, ma per il momento mi sta bene così. Facciamo
roba un po' veloce, ma almeno andiamo fino a un certo punto. Ecco, perfetto. Allora, qui abbiamo acqua non a sufficienza, ci vuole più acqua, più acqua. Fammi acqua, grazie. Allora, una, due. Questa cosa la odio. Voglio un bucket. Datemi un bucket. Ora mi faccio il bucket dell'acqua subito, eh. La prima cosa che facciamo è quella. Allora, iniziamo subito da te, grazie, fammi un bucket, molto gentile. Ora me lo cuoci anche questo bucket, non così, a meno che non ci sia il mini charcoal. C'è il tiny charcoal, molto bene, allora puoi anche cuocere. E nel frattempo noi ci facciamo un altro bucket d'acqua. Qui ce n'è abbastanza, perfetto, così almeno non impazziamo. Ecco, oh, acqua, grazie. Questa è la manna scesa dal cielo, l'acqua. Quindi in questo modo adesso possiamo fare anche una fonte d'acqua infinita, cosa che non mi farebbe per niente schifo, anzi credo che la faremo proprio subito, immediatamente. Mi serve la cobblestone. Facciamo altra cobblestone, così facciamo un buco, ci infiliamo dentro l'acqua, eh? Dai, ci si fa. Ora, non vorrei far durare questo episodio più di una mezz'oretta, evitiamo di fare roba troppo lunga, siamo su YouTube, quindi seguiamo le regole. Seguiamo le regole. Ok, vai, questi 16 mi bastano per il momento. Quindi lì ci andrà della roba, diciamo che la fonte d'acqua infinita, oddio, la potrei fare anche qua la fonte d'acqua infinita, sarà un po' scomoda, ma può darsi. Facciamo così, tanto poi qua dovremmo espandere comunque, quindi per il momento mi potrei anche... addio la cobblestone. Ok, facciamo così che è meglio. A me la cobblestone, grazie. Benissimo. E tu vai qui e tu vai qua. Olle, buono. Un'acqua, c'è un'altra acqua? No, non c'è un'altra acqua, manca una foglia. Grazie. Ora c'è un'altra acqua. E la fonte d'acqua infinita, ce l'abbiamo. Molto bene. Tu credo che non mi servirai più. Quindi per il momento ti tolgo, che rompi solo le scatole. Benissimo. Allora. Clay. Facciamo un altro pochino di clay, non ce ne serve tantissima per ora, direi che per ora ci basta, perché ci vogliamo fare giusto un altro bucket in modo da prendere poi la lava. 1, 2, 3, cuociamo nuovamente questo qua, qui come siamo? A metà strada, c'è ancora un po', tra l'altro potrebbe essere una buona idea quello di riempirlo un altro pochino, poi lì sotto ci metteremo un bel bucket di lava dopo che avremo il cobblestone generator, però quindi partiamo da lì. Per fare il cobblestone generator ci serve anche un vetro, quindi in realtà ci serve anche una sand, quindi facciamo così, facciamo diventare questa sand, gravel, sand, molto bene. La sand me la tengo perché non si sa mai. Questo è il secondo bucket e questa qui la facciamo diventare un vetrolo. 624. Ok. È proprio lento, quello a fare lì. È lento. Va bene, allora facciamo così. Ci vediamo tra pochissimo. Tra pochissimo quando quello ha finito di fare la lava. Ok signori, ce l'abbiamo fatta. Lava. Io intanto ho già preparato la recipe. E questo qua è il nostro cobblestone generator. E questa qui è una grandissima cosa. Per ora lo metterei qui accanto. Ci facciamo velocissimi proprio. Velocissimi che tardi. Un bel drawer e ce lo mettiamo sopra. Ok, perfetto. E così abbiamo la nostra cobblestone automatica. Perfetto. Io direi che per questo primo episodio della Project Ozone 3 in K-Mod direi che è abbastanza. Noi ci rivediamo alla prossima puntata che dovrebbe uscire, penso, tra una settimana dall'uscita da questo video, quindi per ora cercherò di postare un video a settimana se riesco, poi se vedo che le cose vanno bene e che riesco ad avere il tempo proverò a farne 2 a settimana, ok? Quindi per il momento un video a settimana. Non so esattamente in che punto della settimana uscirà questo video, ma
lo scopriremo a breve insieme, immagino, no? Quindi niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana, mi raccomando, non mancate. Scrivetemi nei commenti soprattutto che ne pensate del video, se avete dei consigli, e se vi volete iscrivere al canale sarebbe carino, eh? Va bene, via, grazie mille ragazzi, un saluto a tutti quanti, ci vediamo, ciao ciao.